Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 27 aprile al 3 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo, andiamo a vedere prima di tutto le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, la settimana si apre con il sole che porta chiarezza, gioia, felicità, anche dei risultati positivi rispetto a quello che state facendo. Poi troviamo l'uomo, il gentiluomo. Ecco, alcune cose possono anche provenire da una persona nello specifico, oppure semplicemente questa può riguardare una vostra energia, dove c'è proprio volontà, determinazione, coraggio, lucidità e chiarezza mentale proprio per portare le cose avanti in un certo modo, per farsi rispettare, per essere molto pratici e determinati soprattutto se volete portare in conclusione alcune cose. Se ci sono delle cose complesse, critiche, o dolorose, eccetera, c'è una fase di evoluzione e di trasformazione. Quindi è vero che può fare riferimento a magari passare qualche evento negativo, però allo stesso tempo ci sta dicendo che magari è una cosa che purtroppo dobbiamo attraversare e poi liberarci, lasciare andare, altrimenti può indicare un momento di scoramento, oppure un momento di stress, dove stiamo pretendendo tanto, tanto da noi stessi a livello energetico, allora qui di fare attenzione a gestire proprio le nostre energie, altrimenti potrebbe addirittura esserci qualcuno che ci sta consumando le nostre stesse energie e allora qui a maggior ragione di fare attenzione. I segni zodiacali da attenzionare sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, diciamo principalmente, pochetto anche quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ricordo che magari chi non è interessato o chi vuole anche valutare legami familiari o di amicizia, comunque potete adattare a quello che state vivendo. Abbiamo la carta Arnica. Arnica per certi aspetti si può avvicinare a quelle situazioni, come abbiamo visto nelle energie principali, di trasformazione e di evoluzione, perché indicando la rigenerazione, la guarigione e il riequilibrio, vuol dire che abbiamo bisogno di recuperare il rapporto stesso o alcune dinamiche un po' complesse, e quindi proprio di guarire quelle ferite, quelle situazioni. Probabilmente, visto che avete le energie giuste, adatte per emergere, per essere comunque di forte impatto in alcune cose, forse questo è il momento giusto. Ovviamente loro consigliano un approccio comunque delicato, non eccessivo, quindi di essere magari prudenti, pazienti, ehm, tutto non in eccesso, ecco, questo salta fuori di sicuro. Cioè, se tendete a dire alcune cose in un modo troppo esagerato, allora magari di ridimensionare un attimino, perché si può ottenere molto, molto di più, giocando anche sulla comunicazione, giocando su alcune cose che possono portarvi a migliorare, perché se invece tendiamo a, come si dice, mettere proprio fuoco
sul fuoco, allora le cose vengono alimentate. Questo vale un po' per tutti quanti, anche le relazioni più importanti. Per i single, attenzione, attenzione, questa energia del ritorno, di possibile riconciliazione, ritorno di fiamma, può essere o fastidioso o magari anche cercato, dipende. Magari se si è conclusa una relazione, una frequentazione, allora, potrebbe darvi un po' fastidio. Oppure, io qui sottolineo e lo cerchio anche, di, pensare attentamente chi avete di fronte e tutti i pregressi, perché potrebbe ritornare per, ottenere, per voler qualcosa nello specifico, magari una persona, oppure comportarsi in un certo modo e poi magari sparire di nuovo o ritornare purtroppo a quella situazione di difficoltà e di conflitto. Magari ecco perché dico di ascoltare il vostro intuito, perché le vostre energie principali vi richiamano alla trasformazione profonda, a lasciare andare alcune cose che se non hanno funzionato in passato, può essere veramente difficile che possano migliorare e funzionare adesso. E adesso vediamo quali sono le indicazioni delle finanze, del lavoro. Qui, troviamo alcune cose che possono essere abbastanza positive, come vi dicevo, sia perché abbiamo un'energia abbastanza simile proprio qui, di, cura, di attenzione, di bravura, di riuscire a sfruttare le vostre capacità nel miglior modo possibile, e quindi ecco questo già vi porta a soddisfazioni da un lato. È ovvio che bisogna essere forse molto più incisivi, molto più forti su alcune circostanze. Il militare ci fa capire che o abbiamo a che fare con situazioni abbastanza complesse, oppure persone che, possono mettere degli ostacoli, ci possono essere delle incomprensioni, delle cose che non funzionano. Quindi per vari aspetti, ovviamente si può ottenere il massimo dei risultati, però in qualsiasi circostanza c'è bisogno proprio di concludere con alcune cose, lasciare andare anche un po' di stress, lasciare andare le cose che non funzionano e magari soprattutto mi riferisco a quelle persone che vogliono fare una trasformazione, e portarsi verso un nuovo inizio. Non vuol dire cambiare totalmente la propria vita, però, magari vivere meglio alcune cose, del lavoro stesso, a maggior ragione se si tratta poi di trovare lavoro, c'è qualcosa che deve essere, trasformato e magari ci sono delle situazioni che richiedono la vostra attenzione al momento, ecco perché magari ci si deve concentrare su queste cose per far sì che voi possiate essere liberi e tranquilli di gestire la vostra ricerca successiva. Oppure se alcune cose non hanno funzionato, queste carte vi stanno dicendo che non è che non hanno funzionato perché, le cose, non dipendono strettamente da voi, quindi vuol dire che non è a causa vostra, magari non è che non c'era interesse nei vostri riguardi, vuol dire che c'erano delle situazioni esterne che, hanno portato inevitabilmente a questo passaggio, forse perché vi aspetta qualcosa di meglio, oppure un cambio di direzione che può essere molto più positivo. Di sicuro come si vede, ovviamente voi sapete che cosa state vivendo, c'è una cosa che richiede la vostra massima cura, energia da essere proprio elaborata, cambiata, modificata e quindi poi mettervi in questa nuova direzione. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!